Dusan Vlahovic potrebbe arrivare all'Inter a parametro zero. Nonostante la chiusura del calciomercato di pochi giorni fa, la chiusura delle porte del calciomercato di pochi giorni fa, è arrivata questa indiscrezione, questa notizia che va a smuovere, ad alimentare un po' gli animi in questi giorni di sosta per le nazionali. Si parla quindi del futuro di Vlahovic, che ad oggi sta vivendo quella che dovrebbe essere di fatto la sua ultima stagione in maglia bianconera. Il giocatore è infatti in scadenza a giugno del 2026 ed è ben lontano dal rinnovo di contratto, sia per sua volontà che per volontà della Juventus. Questa conferma arriva anche dalla collega della Valle della Gazzetta dello Sport, nell'articolo che sta un po' rimbalzando ovunque in queste ultime ore. È una notizia che ci riguarda da vicino perché l'Inter ha già provato a compiere i primi passi, ha già provato a muovere i primi passi per strappare Vlahovic alla Juventus a parametro zero. C'è stato già un dialogo tra l'entourage del giocatore e la dirigenza dell'Inter per sondare quelle che sono le possibilità, o meglio anche la volontà di un possibile trasferimento, no, in nerazzurro. E l'aspetto interessante è che il giocatore, il diretto interessato, abbia gradito, ecco, sembra aver gradito l'interesse da parte del club nerazzurro. Quindi, che cosa voglio affrontare oggi con voi in questo contenuto? La domanda è un colpo che ha senso per l'Inter? Quali sono gli scenari che possono andarsi a delineare se dovesse arrivare Vlahovic in nerazzurro? È un interrogativo che cercheremo di sviscerare insieme in questo episodio e è una domanda che pongo ovviamente anche a voi, che andremo ad approfondire poi nella live di oggi delle 19:30 con consueto appuntamento in live sui canali di Passione Inter, con le vostre considerazioni, i vostri commenti in diretta. Quindi se non l'avete ancora fatto, insomma, iscrivetevi al canale di Passione Inter, supportate il nostro progetto che insomma al suo interno una community di veri tifosi interisti molto molto attiva. Vi ricordo sempre passioneinter.club, piena zeppa di tifosi nerazzurri che hanno voglia di condividere idee e insomma tutte le considerazioni sulla nostra squadra del cuore. Vado al dunque, perché insomma per parlare di futuro bisogna parlare di presente, e il presente di Dusan Vlahovic è sicuramente un presente che un po' ci stupisce, nel senso che credo che possa essere definita un po' una sorpresa di questo inizio campionato, perché i livelli del giocatore li conosciamo tutti. Io personalmente penso che insomma Vlahovic sia un giocatore di grande valore, però conosciamo tutti anche la situazione che si porta alle spalle questo giocatore e che ha alle spalle questo giocatore con il club bianconero, con la tifoseria bianconera. E quindi diciamo che partire con il piede giusto in determinate situazioni non è per nulla scontato. Vlahovic lo fa con 2 reti nelle prime 2 partite di campionato, ma sono 2 reti che onestamente, anche andando a guardare quelli che sono appunto i discorsi di mercato, non ci fanno cambiare per nulla idea e visione su quello che è il destino di questo giocatore, che ribadisco appunto essere lontano da Torino. L'Inter può essere un'opzione, sicuramente lui punta ad un grande club. L'Inter insomma gli permetterebbe di restare in Italia, ma bisogna fare diverse valutazioni. A proposito di presente, Vlahovic ad oggi resta il calciatore più pagato della Serie A, con un ingaggio netto di 12 milioni ed un peso a bilancio sulle casse della Juventus da oltre 20 milioni. Quindi sicuramente il primo fattore dal quale voglio partire è il fattore economico. Le pretese di Vlahovic sono sempre state pretese molto alte. Da quelle che sono le ultime notizie sembra che l'Inter potrebbe anche essere disposta addirittura ad andare incontro alle richieste del giocatore con un ingaggio che potrebbe aggirarsi attorno agli 8 milioni. Qui c'è da aprire la primissima parentesi a parer mio, perché la prima cosa che mi viene in mente è il paragone con quello che è successo con Lautaro Martinez. Lautaro Martinez insomma è il capitano di questa Inter, leader indiscusso di questa squadra,
Però quando sono arrivate, ecco, le richieste di Lautaro Martinez sull'ingaggio, diciamo la percezione da parte del tifo nerazzurro e soprattutto così il sentimento da parte del tifo nerazzurro ricordo non essere stato del tutto positivo. Quindi la mia domanda è: un giocatore che arriva e dovrebbe arrivare come nuovo innesto in maglia nerazzurra, dovrebbe andare a percepire un ingaggio che si avvicina di molto all'ingaggio del giocatore principale della rosa? Stiamo parlando, è vero che in questa cifra bisogna considerare il fatto che non si va a pagare il cartellino come fu ai tempi per Marcus Thuram, arrivato anche lui a parametro zero, però secondo me sono ragionamenti che vanno fatti. 8 milioni di ingaggio sono tanti e secondo me Vlahovic dovrebbe essere disposto già ad abbassarsi l'ingaggio da 12 a 8 innanzitutto, eventualmente appunto venire ancora incontro di più alla dirigenza dell'Inter. Ad oggi mi sembra una cifra un po' troppo importante, ecco, per quelle che sono anche le richieste dei giocatori attuali dell'Inter e dei senatori di questa Inter. A proposito di questo, il secondo punto che un po' si va a collegare con questo discorso riguarda un timore che io ho per questa voce di mercato. Eventualmente non possiamo scampare dalle voci di mercato neanche dopo la chiusura, sappiamo che è così. Riguarda un po' diciamo il sacrificio tecnico, chiamiamolo così. Il secondo aspetto lo chiamerei sacrificio tecnico, perché sappiamo che insomma l'Inter quest'anno ha investito, forse non come avrebbero voluto tutti, però ha speso dei bei soldini nel reparto offensivo con Bonni e puntando su Pio Esposito. Per quanto riguarda Pio Esposito il sacrificio forse è stato più nella rinuncia, perché da quello che è stato affermato dalla gente l'Inter sembra aver rifiutato un'offerta da 50 milioni per Pio Esposito, quindi una cifra insomma importante. Quindi l'Inter ha deciso di investire in un certo senso nel reparto offensivo. La domanda che mi faccio: se dovesse arrivare un giocatore come Vlahovic, dove dovrebbe andarsi ad incastrare, ad inserire anzi, perché abbiamo i 2 titolarissimi di reparto che sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Bonni e Pio Esposito in questo momento sono dei degni, per quanto mi riguarda, sostituti, e io parto da soprattutto uno dei 2, perché quello a cui ho pensato subito nel momento in cui si è fatto il nome di Vlahovic è proprio Pio Esposito, perché per caratteristiche, mettiamola così, Pio è un centravanti, prendete con le pinze questa parola, io dico simile a Vlahovic, ma intendo ovviamente come tipologia di giocatori. Stiamo parlando ovviamente di 2 giocatori con piede inverso. Vlahovic ha sicuramente caratteristiche ed esperienza diversa rispetto a Pio Esposito, però come tipologia di giocatore, possiamo dirlo, sono dei giocatori molto simili. Io sono per la valorizzazione di un giocatore come Pio Esposito e quindi il possibile inserimento di un elemento come Vlahovic ho paura che possa in un certo senso andare a scavalcare nelle gerarchie quello che può essere il ruolo di Pio Esposito e l'esplosione di questo giocatore, che ad oggi dobbiamo ancora vedere effettivamente, perché siamo tutti curiosi di vedere il suo rendimento in nerazzurro in questa stagione, però le premesse sono buone e la mia domanda è: se Pio dovesse fare una stagione da 7, da 8, insomma una stagione molto positiva, ma anche senza andare troppo in là con i voti, insomma una buona stagione in maglia Inter, ci sarebbe ancora la necessità di dover andare ad investire su un giocatore come Vlahovic? Prima domanda. La seconda domanda riguarda, o meglio il secondo dubbio, e forse più che dubbio lo chiamerei appunto preoccupazione, riguarda un po' il timore che io ho, perché se si sta pensando ad un giocatore come mi viene quasi automatico pensare ad una rinuncia. Su Bonni hai investito, Pio Esposito, come dicevo prima, hai rinunciato ad una cifra importante. Non è che si vuole andare a sacrificare qualcosa da qualche altra parte. E uno dei nomi che mi viene in mente è Marcus Thuram, perché Thuram secondo me il prossimo anno riceverà insomma delle offerte, vedremo anche quale sarà il rendimento di questa stagione, ma è molto complicato tenere
andare a rinunciare per l'Inter a determinate offerte nel momento in cui dovessero arrivare. Quindi il fatto di volersi tutelare come con un giocatore come Vlahovic mi fa pensare che ci possa essere già il pensiero di un eventuale addio. All'ipotesi addio di Lautaro Martinez onestamente ad oggi non voglio neanche pensarci, però ecco, sacrificio e timore, cioè anzi timore del sacrificio è un po' l'altra cosa sulla quale mi soffermo su questo discorso Vlahovic. È quindi una possibilità che vale, perché Vlahovic, lo dicevo prima, è un giocatore che sicuramente è allettante, è un giocatore che può dare il suo contributo, ma ad oggi è un'operazione che si porta dietro tanti se. Io non so se sono disposta o se sarei disposta a sacrificare quello che ho appena detto per un giocatore che ad oggi resta comunque un punto interrogativo. La stagione è ancora lunga, dobbiamo vedere come si evolveranno le cose e soprattutto che comporterebbe anche sacrificio a livello economico e quant'altro. Io sono molto curiosa di sapere quello che pensate voi. Sicuramente saranno discorsi che verranno approfonditi nella live video di oggi delle 19:30, come dicevo prima, qui sul canale di Passione Inter, quindi avremo modo di parlarne più tardi, però vogliamo leggervi nei commenti, quindi fateci sapere se vi attrae l'idea, se sareste disposti eventualmente anche ai sacrifici dei quali vi ho parlato, se economicamente, insomma, secondo voi sarebbe una spesa che per l'Inter varrebbe o meno la pena. Insomma, vi aspetto nei commenti. Intanto vi lascio anche un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.